Nefo or Nafo? Nefo. 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 Nafo? Nafo. Ok, siamo italiani, diremo NAFO. Ma cos'è la NAFO? Sono davvero cagnolini neonazisti, come sostengono alcuni? La guerra russo-ucraina è una guerra di tipo inedito, che viene definita dagli analisti guerra ibrida. Con questo termine si indica un conflitto che si combatte non solo sul fronte fisico, ma anche nello spazio economico e in quello informativo. Se le armi servono a colpire nello spazio fisico, in quello economico si combatte attraverso sanzioni commerciali, mentre in quello informativo si combatte sul terreno mediatico. Negli ultimi anni, alcune media agency hanno iniziato a utilizzare metodi poco ortodossi, come il trolling e le fake news. Danno per prime una notizia e la diffondono attraverso una miriade di appositi siti, che linkandosi a vicenda ne rafforzano la credibilità. Attraverso poi troll e profili falsi si costruisce sui social la narrazione desiderata, che in breve tempo si consoliderà grazie a sostenitori reali. Se questo agire resta un derivato del giornalismo, si sono sviluppate anche forme di infowar specifiche per i social media. A queste appartiene la NAFO, una community internazionale filo-ucraina nata su Twitter un paio di mesi dopo l'invasione russa. Questa community agisce attraverso la creazione e diffusione di meme. Data la sua particolarità, risulta di difficile comprensione per chi è digiuno di cultura internet, portando persino a strumentali accuse di neonazismo da parte russa. Ma cos'è un meme? Il concetto teorico nasce nel 1976, quando Richard Dawkins, nel suo libro Il gene egoista, fa un parallelo fra ciò che è un gene per l'evoluzione biologica e il neologismo meme, per indicare un'unità di informazione che, propagandosi per imitazione attraverso i vari media, produce l'evoluzionismo culturale. In internet i meme sono quelle immagini che vengono riprese e reinterpretate, spesso inizialmente con fine meramente goliardico, arricchendosi nel tempo di un significato proprio che è divenuto parte di un linguaggio ben definito. Like any other meme, it's another meme of another meme. Like any other meme, it's another meme of another meme of another meme. Per trovare le origini memetiche della NAFO dobbiamo risalire al 2010, quando una ragazza giapponese posta sul suo blog la foto della sua cagnolina di razza Shiba Inu, Kabosu. Dopo pochi giorni la foto sarà ripostata da un utente su Reddit, mentre negli stessi mesi su Tumblr è presente Shiba Confession, una pagina su cui vengono postate foto dei cani Shiba Inu, affiancate da testi fluttuanti in Comic Sans indicanti i pensieri del cane. L'unione di Kabosu con il layout di Shiba Confession fa nascere il Doge Meme. Il suo successo sarà enorme, darà il nome a una criptovaluta, rimpiazzerà il logo di Twitter per un breve periodo e verrà anche usato per un'azione di spamming contro la subreddit Harmonica. A Kabosu si aggiungerà presto Bol Bol, che diverrà celebre come Chims nel meme caratterizzato da ironiche bastonate. E sarà sulle piattaforme Reddit e 4chan che il fenomeno dei meme sarà portato ad un livello successivo. A differenza dei social mainstream come Instagram e Facebook, 4chan e Reddit sono frequentati da un target più omogeneo di persone, che si riconosce in una sorta di community diffusa, appassionate di videogiochi, manga e cultura internet, che fanno ampio uso del linguaggio meme. Ma qual è lo scopo? A cosa serve creare questi meme? Oltre al far sorridere l'utente che lo incontra casualmente sulla sua bacheca, la sua forza risiede nella facile realizzazione e nell'immediata comprensione da parte di una nicchia, creando senso di comunità in chi partecipa attivamente alla sua creazione e diffusione. Celebre è il caso di Pepe the Frog, che nasce dalla penna del fumettista Matt Fury e che nel fumetto era solo una rana antropomorfa che prendeva tutto alla leggera. Dopo che una vignetta in cui Pepe diceva "Feels good man" è stata scansionata e postata su MySpace, il meme è approdato sulle bacheche di 4chan. Reinterpretazione dopo reinterpretazione, il personaggio è divenuto prima triste, poi arrabbiato, poi ha iniziato ad incarnare sentimenti negativi inespressi, come sessismo e razzismo, nella totale impossibilità dell'autore di frenare questa deriva. Pepe diverrà così suo malgrado simbolo dell'alt-right americana e del trumpismo, nonostante alla base vi fosse uno spirito puramente libertario. Ciò che contraddistingue la community di 4chan è l'anonimato degli utenti e la mancanza di censura e di moderazione dei contenuti. Sono queste caratteristiche che nel 2008 porteranno alcuni dei suoi utenti a fondare Anonymous, la celebre rete di attivisti che in nome della libertà di espressione unirà trolling e hacking, segnando così un capitolo fondamentale nella storia delle meme war. Viviamo in un mondo in cui il politically correct ha ormai investito completamente lo spazio mediatico. We have to stop with political correctness. Dire l'indicibile, dissacrare, rivendica il diritto alla libertà di parola.
come avviene negli adult cartoon americani come South Park o i Griffin, che spesso sono attaccati per lo stesso motivo da chi non comprende che è solo goliardiano. Now to a new controversy from South Park. Si ridicolizza tutto, afroamericani, immigrati, ebrei, ma anche l'americano medio. Più che contro le minoranze, è un tutti contro tutti. La destra populista è stata in grado di interpretare questo astio contro la censura dello humor, e non si può più dire nulla, attirandosi le simpatie di ampie fette di popolazione. Durante le elezioni presidenziali, Trump è riuscito a divenire simbolo di questi ragazzi, che vedevano in Hillary Clinton la donna perbenista e politically correct e in Trump l'outsider sfacciato che il sistema non voleva divenisse presidente. I don't think they like me very much. Ed è per questo che hanno utilizzato i meme per una guerra di propaganda pro-Trump che secondo molti osservatori è stata decisiva per la sua elezione. L'elezione di Trump confermerà le potenzialità della meme war. Negli ultimi anni si è avvicinato alla rete un pubblico ampio, non avvezzo al linguaggio del web e di conseguenza facile da trollare, ovvero da fare infuriare attraverso offese o falsità che però risultano verosimili. Quando il giovane e futuro social media manager leghista Augusto Casali si presenta a un comizio di Salvini con la bandiera del Kekistan, saranno Repubblica e i giornali progressisti a parlare immediatamente di neonazisti. Lo stesso accadeva in America, dove la bandiera appariva regolarmente ai comizi di Trump. Il Kekistan però era uno stato fittizio, creato su 4chan per condurre una meme war contro il Normistan, ovvero la nazione fittizia dove vivono i normis, quelli che seguono il politically correct e che vorrebbero imbavagliare la libertà di parola. Normies! Out! Il Kekistan giocava sulle ambiguità. Da un lato il frontman presidente era Big Ben Tyron, camerunense molto attivo sul web, mentre la bandiera era una rivisitazione di quella della Germania nazista. Per la sinistra è difficile comprendere come si possa anche solo voler scherzare su discriminazioni e tragedie umane. Paradossalmente la destra è divenuta, o perlomeno è percepita, come maggiormente interessata alla libertà di parola. Perché per noi la libertà di parola è un principio fondamentale. E il Kekistan si configurò come progetto ideale per una sorta di esercito di meme warriors. Un esercito con la sua bandiera e il suo inno, la canzone italo-disco italiana Scià di lei, scelta in parte perché parlava di libertà, ma soprattutto perché è scritta da Emanuele Pepe e aveva una rana sorridente stampata sul disco. Questo domino di autocitazioni è parte integrante della cultura dei meme, che si basa proprio sulla reinterpretazione. L'esperienza e il successo della meme war contro i normis è ben conosciuta nella community del web, e la guerra in Ucraina rappresentava un nuovo campo di battaglia dove cimentarsi. A pochi mesi dall'invasione russa, Kamil Dzewski, gamer polacco attivo su Twitter col nome di Kama Kamilia, inizia a creare degli avatar partendo dallo Slava Chims, evoluzione del doji meme in cui il cane Chims veste Adidas. Lo vestirà invece da soldato e lo inserirà in fotografie della guerra ucraina. Nasce così il Fella. Tra i suoi contatti cresce rapidamente l'interesse e in molti iniziano a volerne uno. Il 19 maggio si organizza così con altri utenti, al fine di realizzarli in cambio di donazioni economiche ai soldati sul campo, e il 24 creano l'acronimo NAFO, North Atlantic Fella Organization. Le finalità sono subito chiare: contrastare le operazioni di Infowar russe, raccogliere fondi per i combattenti sul campo. La NAFO si affianca all'esperienza di San Javelin, meme creato dal canadese Christian Boris, unendo l'immagine religiosa della Madonna, simbolo di protezione spirituale, con i lanciarazzi Javelin, arma simbolo della prima fase della resistenza ucraina. Realizzato allo scopo di creare merchandising per raccogliere fondi per l'esercito, avrà un successo dirompente e permetterà di raccogliere oltre 2 milioni. Ma se l'aspetto marketing è di facile comprensione, in che modo si contrasta la propaganda? In sostanza, si ridicolizzano i post dei propagandisti russi, attraverso azioni di disturbo dette shitposting, ovvero spam e trolling collettivo. Allo stesso tempo, si realizzano meme celebrativi dei successi ucraini, come dopo l'attacco a sorpresa in Crimea, da cui nasce il meme o di quello al ponte di Kerch, il cui meme è la rivisitazione di un coro di tifosi. Tali azioni, per quanto sembrino solo dispetti irritanti, sono importanti nell'Infowar, poiché fanno leva sulla psicologia degli utenti. La NAFO usa un apposito hashtag ispirato all'articolo 5 della NATO per chiamare i vari fellas a supporto in attacchi troll. La prima battaglia è stata contro il diplomatico russo Mikhail Ulyanov, che sfinito da una raffica di shitposting ha finito con il lasciare Twitter per diversi giorni.
L'uso dei troll è presente da anni nelle strategie di comunicazione politica e la sua utilità è ampiamente comprovata. Quando un utente si ritrova ridicolizzato da decine di profili, più reagisce, più viene attaccato, finché la sua voglia di continuare a promuovere quell'idea si spegne. Per chi invece partecipa all'attacco, la creatività collettiva funge da collante motivazionale, aggrega solidali tramite effetto gregge e dona ottimismo facendo sentire anche chi ha a casa al PC come se stesse facendo la sua parte in questa guerra contro i vatnik, termine che indica chi crede e promuove la propaganda russa, ironizzando su una specie di parca diffuso in epoca sovietica. Nel corso dei mesi entreranno nella NAFO politici di rilievo, come l'ex presidente estone Thomas Hendrik, il ministro degli esteri lituano Gabrielius Landsbergis, il diplomatico americano Adam Kinzinger o il generale del Pentagono Patrick J. Donohoe, dando adito all'idea falsa che fosse un progetto della CIA. Questo aumento dell'interesse arricchirà la produzione creativa. La band di Kiev Cardinal Birds inciderà l'inno ufficiale, mentre si aprirà un sito web dove pubblicare sia l'ampia gamma di merchandising prodotto che gli importi e destinatari delle donazioni effettuate. Come avvenuto con il Kekistan, anche la NAFO è stata dipinta come neonazista e media filorussi come Grey Zone hanno spulciato le migliaia di immagini presenti nel profilo Twitter di Kama per selezionarne alcune in cui apparisse antisemita. In realtà, se si guardano i post incriminati, appare evidente come siano semplici meme che riprendono lo humor tipico di queste community e che sono irrilevanti in un progetto collettivo. Questo misunderstanding solitamente diverte molto la community perché evidenzia la distanza fra chi ne fa parte e l'esterno. Nel contesto della guerra in Ucraina è però problematico perché getta benzina sul fuoco della narrazione del Cremlino che considera nazista ogni suo nemico. Anche la legione georgiana, destinataria privilegiata delle prime donazioni, viene dipinta in questo modo, nonostante non accetti estremisti nelle sue fila. Queste attenzioni confermano l'importanza della NAFO nella guerra ibrida, la sua capacità di mantenere accesi i riflettori sull'Ucraina in un periodo in cui la stanchezza e le difficoltà economiche minano il sostegno internazionale. Il ministero lituano li ha premiati con una medaglia, mentre a Vilnius, quasi in concomitanza con il meeting NATO, si è tenuto anche il parodistico meeting NAFO, che ha ricevuto endorsement da noti politici internazionali. Greetings to you and I wish you the most based NATO summit possible. In conclusione, anche se ai più appare come un gioco e nient'altro, diverso è per i soldati che hanno ricevuto il materiale acquistato grazie alle donazioni. L'ironia e la goliardia sono armi che da sempre caratterizzano l'agire occidentale, perché riflettono un'attitudine liberale che si pone in netto contrasto con la passiva rigidità tipica dei russi. Quando manca terreno comune su cui discutere, rimane solo l'arma della derisione. La guerra contemporanea si combatte anche così.